Ciao e bentornato. Come ti ho anticipato nella precedente lezione, il modo migliore per capire il concetto di iperfocale è sicuramente quello di fare un bel esercizio sul campo. Quindi non pensiamo più di tanto alla composizione, perché comunque la approfondiremo nel corso di queste lezioni, ma pensiamo per esempio che voler fare una composizione con questo albero in primo piano, ovviamente perfettamente a fuoco, e anche tutto il resto completamente a fuoco. Quindi dobbiamo usare al meglio il concetto di iperfocale, che ti ricordo è la distanza a cui mettere a fuoco per ottenere la massima profondità di campo possibile. Una profondità di campo che si estende da metà di quella distanza fino all'infinito. Quindi se noi per esempio abbiamo un iperfocale di 8 metri, avremo una profondità di campo che si estenderà da 4 metri fino all'infinito. Adesso che abbiamo chiara la composizione che vogliamo andare a creare, dobbiamo come prima cosa calcolare la distanza che c'è tra il soggetto più vicino, quindi in questo caso l'albero, e la nostra fotocamera. In questo caso è abbastanza semplice calcolarla, saranno più o meno 3 metri, forse qualcosina in più. Comunque 3 metri, cerca sempre comunque quando calcoli l'iperfocale di mantenerti abbastanza largo, in modo tale da essere sicuro di ottenere la massima profondità di campo che ti serve per quella determinata fotografia. Adesso che sappiamo la distanza che c'è tra il soggetto più vicino alla fotocamera e il punto di scatto, andiamo adesso con la nostra applicazione a calcolare la distanza iperfocale che ci serve. Quindi in Manual Mode impostiamo la nostra fotocamera, nel mio caso una Nikon D7200. L'apertura del diaframma, iniziamo a usare aperture del diaframma intermedie, quindi tra 5,6 e 11, perché qualsiasi obiettivo lavora meglio a queste aperture focali. La lunghezza focale nel mio caso è fissa, è un 35 mm, e abbiamo detto che la distanza del soggetto nel nostro caso adesso è l'influente. Quindi iniziamo da 5,6, che sicuramente non basterà, calcoliamo mettendo 7,7 di distanza e otteniamo una distanza iperfocale di 10,86. Se noi andiamo a mettere questa distanza iperfocale leggermente aumentata, quindi 10,9, nella distanza del soggetto, otteniamo appunto una profondità di campo che si estende da 5,44 fino all'infinito. Nel nostro caso quindi non va bene, perché il soggetto più vicino alla fotocamera si trova a circa 3 metri. Quindi andiamo a cambiare l'apertura focale, impostiamo in questo caso 8, focale sempre 35, distanza del soggetto per adesso è l'influente, e abbiamo una distanza iperfocale di 7,7. Lo andiamo a impostare e vedi che abbiamo in questo caso una profondità di campo che si estende da 3,85 fino all'infinito. Quindi anche in questo caso potrebbe bastare, se abbiamo calcolato male la distanza del soggetto, ma per essere più sicuri chiudiamo un po' di più il diaframma e lo portiamo per esempio a f11. Calcoliamo, in questo caso la distanza iperfocale è 5,45, quindi mettiamo 5,5 e vedi che abbiamo una profondità di campo che va da 2,74 fino all'infinito. Quindi il valore di apertura f11 è ottimale per quello che vogliamo creare noi. Quindi una fotografia con il soggetto, l'albero, a 3 metri dalla fotocamera perfettamente a fuoco e tutto il resto. Una volta trovata la distanza iperfocale, il più del lavoro è fatto, ci basterà semplicemente settare la nostra fotocamera in base alle condizioni di luce esistenti in scena. Quindi in questo caso ISO 100, perché comunque abbiamo molta luce sulla scena, e poi abbiamo una luce abbastanza uniforme, quindi possiamo usare una modalità esposimetrica Matrix. Inoltre ti consiglio di utilizzare la modalità di messa a fuoco manuale, perché bisogna essere molto precisi, bisogna andare a mettere a fuoco esattamente in un punto, che nel nostro caso è su quella roccia lì. Quindi il modo migliore per essere precisi nella messa a fuoco è assolutamente con quella manuale. In più, per una maggiore sicurezza, si può posizionare anche la fotocamera al di sopra di un cavalletto, in modo tale da essere sicuri che il mostro fotografico non derivi da una scorretta impostazione dell'iperfocale, ma semplicemente dalle mani che magari tremano un po' troppo o dal non rispetto del tempo limite di scatto. Quindi una volta detto questo, andiamo nel nostro punto di scatto, impostando ovviamente f11, andiamo a vedere che tempo ci restituisce intanto, per vedere se è gestibile a mano libera. Ci restituisce un tempo di 1 centesimo, quindi direi che è ampiamente gestibile a mano libera. E andiamo a mettere a fuoco esattamente in quel punto e vediamo se è vero che avremo sia l'albero in primo piano perfettamente a fuoco e sia lo sfondo perfettamente a fuoco. E come puoi vedere anche dall'immagine, abbiamo una fotografia perfettamente a fuoco, quindi a fuoco sia il soggetto in primo piano, l'albero, e sia tutto il resto, con ovviamente anche il castello
che è uno dei soggetti principali di questo scatto, sullo sfondo. Non so se hai fatto caso che comunque ho usato la tecnica della messa a fuoco decentrata. Quindi ho messo a fuoco in manuale in quel preciso punto che abbiamo detto che è la roccia e poi ho spostato la fotocamera a creare la mia composizione. In questo modo sono sicuro al 100% che ho messo a fuoco la distanza iperfocale, che è quella che ci serviva per ottenere la massima profondità di campo possibile. Ovviamente puoi usare anche la messa a fuoco in automatico. In questo caso era molto difficile perché ci sono parecchi rami davanti alla roccia e quindi rischiava di andare in tilt e mettere a fuoco i rami, ma in caso magari di una composizione più semplice puoi mettere a fuoco anche in automatico, non hai la certezza che sia perfettamente a fuoco, ma comunque in una situazione semplice si può fare, e in questo caso metti a fuoco premendo il pulsante di scatto su quel preciso punto e poi esattamente come abbiamo visto adesso tieni premuto il pulsante di scatto in questo caso e ti sposti poi a cercare la composizione ideale. Quindi direi che dovreste aver capito come utilizzare le nostre applicazioni per calcolare la distanza iperfocale e come utilizzare la distanza iperfocale per ottenere la massima profondità di campo possibile all'interno delle tue fotografie di paesaggio. Direi che con questa lezione è tutto. Io ti saluto, per salutarti ti lascio questo bellissimo panorama di Genova e ci vediamo nella prossima lezione.